ragazzi, allora oggi vi propongo una nuova ricetta asiatica e a differenza del solito non sarà una ricetta giapponese ma coreana. Ve ne ho già proposta uno in passato, vi metto il link qua per andare a vedere la ricetta. In questo caso però vi propongo il piatto nazionale coreano, ovvero il kimchi. Che cos'è il kimchi? Praticamente è una verza di tipo cinese, condita con diversi ingredienti e lasciata fermentare tradizionalmente in grandi vasi di terracotta. Oggigiorno il kimchi si può trovare anche nel reparto frigo dei vari supermercati coreani e una cosa interessante è che i frigoriferi coreani hanno uno scompartimento apposta per il kimchi. Questo sia per una conservazione migliore, ma anche penso per il forte odore che emana questo cibo. Innanzitutto volevo ringraziare, il canale da cui ho preso questa ricetta, è un canale coreano che seguo da diversi anni, vi metto il link qua. Lei è una cuoca coreana che vive in America, quindi il canale è interamente in inglese, però i meriti di questa splendida ricetta sono suoi, quindi mi sembra giusto e doveroso fare presente questa cosa anche a voi. Per quanto riguarda gli ingredienti, la maggior parte sono reperibili nei supermercati delle vostre città. Importante è appunto il cavolo cinese, vi metto la foto qua di fianco, che potete trovare nei negozi asiatici come nel mio caso dove l'ho comprata appunto io, oppure ho notato che è presente anche alla Coop, io l'ho vista ultimamente. Un altro ingrediente molto importante è la fish sauce, ovvero la salsa di pesce, che questa qua è una specie di salsa molto liquida. E in questo caso è di squid, quindi calamaro se non erro. Non spaventatevi, il kimchi non saprà di pesce, però è un ingrediente essenziale. Un altro ingrediente molto importante è la pera nashi, vi metto la foto qua di fianco, e questa qua io la trovo ormai ovunque al supermercato oppure anche nei negozi di frutta e verdura. Infine gli hot pepper flakes, quindi il peperoncino. Io purtroppo non ho trovato quello coreano nei negozi della mia città, lo potete comprare online senz'altro, e nei negozi coreani ad esempio di Milano ho guardato online e viene venduto questo peperoncino tipico coreano. Vi dico questo perché quello coreano è presente sia in versione molto piccante che in versione medio piccante. Se non lo trovate e come nel mio caso utilizzate il peperoncino italiano, fate attenzione perché potrebbe risultare molto piccante. Se vi piace un sapore forte, non preoccupatevi, utilizzate pure le quantità che preferite. Per il resto direi che non ci sono altri problemi. Se conoscete il kimchi senz'altro amerete questa ricetta perché il risultato è garantito. Se non lo conoscete invece provatela, non spaventatevi per l'odore perché è forte, neanche per il sapore perché è un po' particolare, diverso dal solito, diverso dai nostri sapori italiani. Se avete bisogno di consigli, avete delle domande a riguardo, scrivetemi pure, lasciate un commento sotto il video oppure scrivetemi sulla fanpage di Facebook, trovate il link qua sotto. Mandatemi le foto delle vostre creazioni su Facebook, così continuo ad implementare l'album dedicato a voi. Spero che la ricetta vi piaccia, ma soprattutto spero che avrete occasione di provarla. In tal caso ditemi cosa ne pensate e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Per prima cosa tagliate per il lungo la verza cinese. Quindi eliminate la parte bianca centrale. E tagliate a piccoli pezzi lungo il lato corto. A questo punto lavate per bene la vostra verza tagliata. A questo punto aggiungete i 35 g di sale. Mi raccomando, cercate di scegliere una ciotola più grande di quella che ho scelto io, in modo tale da poter mescolare i pezzi di verza facilmente. A questo punto lasciate riposare la verza per circa un'oretta, mescolandola di tanto in tanto in modo tale da salarla per bene.
Passiamo al condimento. In un mixer mettete lo zenzero fresco, l'aglio precedentemente pelato, la cipolla tagliata a tocchetti, la pera nashi, anche questa tagliata a cubetti, e infine l'olio di pesce. Tritate per bene tutti gli ingredienti. A questo punto potete aggiungere il vostro peperoncino coreano. Dopo aver unito il peperoncino passiamo ad aggiungere la verdura fresca. Tagliamo le carote, il porro, i cipollotti freschi, e infine il daikon. Mi raccomando, prima di tagliarlo a cubetti o a julienne dovete pelarlo, quindi eliminate la parte più esterna. Una volta preparato il condimento per il kimchi, possiamo sciacquare la nostra verza. Laviamola almeno 3 volte. A questo punto, magari con l'ausilio di guanti di plastica per evitare che il peperoncino possa irritare le mani, aggiungiamo il condimento alla verza e in modo delicato, per evitare che le foglie si possano spezzare, mescoliamo tutto quanto. A questo punto il vostro kimchi è pronto. Potete scegliere di consumarlo lo stesso giorno, oppure farlo fermentare e conservarlo in frigo per più tempo. In questo caso potete versare il kimchi all'interno di alcuni barattoli di vetro. Mi raccomando, schiacciate bene con il cucchiaio i vari strati di kimchi per evitare che si vengano a formare delle bolle d'aria. Una volta chiuso il barattolo con il proprio coperchio, potete conservarlo in frigorifero. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete mi piace sotto il video e aggiungetela ai vostri preferiti di YouTube. Buon appetito!